si chiama Porta d'Europa. Noi la conosciamo anche come la punta del pesce spada, la chiamiamo, ed è proprio il punto più a sud di Lampedusa, della Sicilia, d'Italia, ma d'Europa. Questa qua finisce l'Europa. Lampedusa è la porta d'Europa, ma è la porta reale, cioè la porta che per 30 anni ha accolto più di 350.000 persone. La gente non riesce a spiegarsi come fa un'isola così piccola ad affrontare un problema così grande. La nostra forza è di essere stati dei pescatori che abbiamo nella nostra testa il concetto che secondo il Codice internazionale della navigazione chi ha bisogno deve essere salvato e deve essere aiutato. Perché un pescatore quando è in mare e c'è una persona che ha bisogno d'aiuto non gli chiede né il colore della pelle e neanche la carta d'identità o il passaporto. Prima si salva e poi si vede quello che si deve fare. Questo mare straordinario, bellissimo, vedete, è qualcosa di incredibile. È un mare crudele però. Al momento opportuno sa essere crudele, però io credo che sia più crudele quell'indifferenza, quel mare di indifferenza che abbiamo oggi, soprattutto in quell'Europa che invece dovrebbe fare in modo che queste persone possano raggiungere questa meta dove vivere una vita dignitosa. D'altronde l'Europa è stata fondata, i nostri padri fondatori si sono basati su questi principi che sono dei valori che sono incontrovertibili, universali, che sono la solidarietà, l'accoglienza, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani. Siamo tutti cittadini di questo mondo e tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa. E sentire che invece queste persone non possono arrivare, costringendole ad attraversare sofferenze disumane, è compreso anche questo viaggio pericoloso in questo mare straordinario dove molti perdono la vita, lo sanno che possono perdere la vita, questo è disumano e inaccettabile. Il motivo per cui vogliamo che questa porta rimanga a futura memoria. Negli anni questa porta si sta deteriorando a causa delle intemperie, ovviamente delle onde che arrivano durante il periodo invernale, della salsedine. A volte io la guardo e dico stiamo invecchiati insieme. L'idea è quella di creare un'opera che possa vivere di altre cose. E così la pensai anche con un materiale che non fosse bronzeo o materiale eterno, quindi il massimo della monumentalità, ma fosse di terracotta. In fondo questa gente che arriva da lì è forse la cosa che conosce di più. Impastare terra, acqua e fuoco. È un materiale apparentemente fragile, ma comunque forse a quella latitudine, così a 1 metro dal mare, poi ci speravo, un po' è successo che il mare continuasse la mia opera di scalfitura, che non è possibile fare fin dall'inizio, ma partecipasse come un lavoro quasi a 4 mani, l'artista, l'artigiano della ceramica e l'acqua e il vento di Lampedusa, un lavoro corale a far diventare questa cosa qualcos'altro, o perlomeno di arricchirsi di un valore aggiunto. È una porta aperta dove ti dà la sensazione e ti dice simbolicamente che il porto di Lampedusa è un porto che accoglie e non è un porto che respinge. Ed avere un simbolo che continua a resistere alle intemperie del vento di Lampedusa e del mare di Lampedusa è un simbolo importante che rappresenta la forza, la volontà. Io ho cercato di raccontare tutte queste cose per fare sapere la verità, perché me ne sentivo una responsabilità da medico, da persona che viveva giorno per giorno quelle sofferenze, che ho visto tutte quelle sofferenze. Andando in giro ho conosciuto tante persone a cui ultimamente ho chiesto se mi potevano dare una mano, ecco, a salvare questa porta, a cercare di mantenerla in vita a futura memoria. E ho trovato delle persone straordinarie, delle persone molto sensibili che la pensano come me, che si basano sugli stessi valori
E fra questi ho trovato una grande vicinanza e disponibilità da parte dell'Unicoop di Firenze. Il crowdfunding è una modalità di raccolta fondi che coinvolge le persone non solo in quanto partecipano alla contribuzione, ma partecipano al sostenere un'idea. Noi l'abbiamo fatto in tanti luoghi, in tante circostanze, lo abbiamo fatto per rafforzare l'identità dei luoghi e anche in questo caso il restauro della porta di Lampedusa per noi è il rafforzamento dell'identità di quel luogo e più complessivamente il rafforzamento dell'identità europea. L'idea è quella di trasformare ogni persona in un piccolo mecenate. Se tante persone insieme contribuiscono, si riesce a fare delle cose grandi. Questo è un po' il significato che noi vogliamo attribuire al crowdfunding. Sappiamo quanto i lampedusani, Pietro Bartolo, ma non solo, tengono al fatto che questo simbolo resti. I simboli sono importanti perché sono l'evidenza di alcuni nostri valori, idee, e quindi sono la materializzazione delle cose in cui crediamo. Per me questa porta rappresenta tanto la storia dell'immigrazione, per la futura memoria, perché non si deve dimenticare quello che sta succedendo, quello che è successo e ancora sta succedendo in questo mare, ma soprattutto dall'altra parte del mare, perché sono certo che fra qualche anno, 10, 15, 20, non lo so, quando tutto ciò sarà finito, sicuramente i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri giovani, quando ci chiederanno: ma voi dove eravate? Dove eravate quando stava succedendo tutta questa atrocità? Forse noi non avremo neanche l'alibi di dire non sapevamo, perché lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo quello che succede. L'impegno di Pietro nella sua terra e l'impegno poi oltre a quello della sua terra che adesso conduce nel Parlamento europeo in favore della dignità delle persone ci ha fatto riconoscere in un valore universale che è quella del rispetto della vita degli altri. Restaurare significa non fare ritornare le opere come erano, ma ridargli una nuova vita in qualche modo. Nella storia tutti i restauri e tutti gli interventi sono per una parte conservativi, ma per l'altra sono anche qualcosa che rimette in gioco l'opera stessa, rimette in gioco le persone. È come se la vedessimo con altri occhi. Quando è stata fatta per delle ragioni. Quelle ragioni ci sono ancora oggi, sono diverse, ma le riportiamo in luce. Quindi questo è fondamentale. Abbiamo bisogno di voi, salviamo la porta d'Europa.